Guardate cos'è successo, per la prima volta un brand ha deciso di creare un rugged phone versione mini e questa è stata la mia reazione. Ma quanto è bello! Non me l'aspettavo da Babbo Natale! Ringrazio tutti gli elfi! Per chi non lo conosce, questo smartphone è il nuovissimo UniEarth Tank 1 Mini, il primo cellulare lanciato da questo brand in questo 2024. Guardate che dimensioni ridotte e soprattutto che bellissimo layout. Ma nonostante le sue piccolissime dimensioni, ha delle caratteristiche e delle funzioni veramente spettacolari, tra cui il doppio tasto personalizzabile, il bellissimo telemetro laser con cui fare tutte le misurazioni, il doppio LED rosso e blu per simulare l'effetto di una sirena e il bombosissimo mega LED da campeggio da oltre 200 lumen. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che ha un telaio ultra resistente, è impermeabile e antipolvere. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. E ora andiamo a scoprire cosa c'è all'interno della dotazione base. Ovviamente non può mancare il nostro fantastico e compattissimo UniEarth Tank Mini che dopo andremo a analizzare, il manuale d'uso e anche la garanzia, l'alimentatore che è compatibile con la ricarica rapida a 33 watt ed è dotato di slot di tipo C, la mini cavetta per le nano SIM e infine non può mancare ovviamente il cavo di alimentazione sempre di tipo C. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare il telaio. Ha un'altezza di 120 mm, una larghezza di 58, uno spessore di 23 per un peso totale di 240 grammi. Per quanto riguarda i materiali, noto subito che sono veramente di ottima fattura, guardate anche le viti, dà proprio l'aspetto di cellulare ultra resistente e in più, per aumentarne notevolmente la resistenza agli urti e alle cadute, hanno inserito questi gommini protettivi presenti in tutti gli angoli così da ammortizzare ulteriormente tutte le cadute. Per quanto riguarda invece la struttura, nel lato di sinistra troviamo il regolatore del volume ben zigrinati così da aumentarne notevolmente il grip e sotto troviamo lo slot per le nano SIM, potete inserire nano SIM 1, nano SIM 2 oppure inserire una micro SD per espandere la memoria fino a 1 TB. Continuando il nostro tour, nella parte superiore troviamo il fantastico telemetro laser che dopo andremo a utilizzare, nel lato di destra troviamo il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali e non uno ma addirittura 2 tasti personalizzabili che sono questi qua di colore rosso. Nella parte inferiore invece troviamo lo slot tipo C di ricarica e anche il comodissimo jack delle cuffie 3.5. Nella parte frontale troviamo la fantastica telecamera da selfie da 32 megapixel e infine nel lato posteriore troviamo la telecamera principale da 100 megapixel, veramente tanta roba e dopo vi farò vedere un po' di foto che ho scattato e anche video con questa telecamera, il flash, 2 LED addizionali, uno rosso e uno blu che simulano l'effetto della sirena e questo giallo che vedete qua sotto è l'enorme e potentissimo LED a campeggio. Per quanto riguarda la navigazione, viste le ridottissime dimensioni, come vedete è semplicissimo da utilizzare anche a una sola mano, è dotato di una batteria a litio non rimovibile da 5800 mAh. È addirittura compatibile con la ricarica inversa, ossia con questo smartphone potete ricaricare altri cellulari o addirittura tablet. Vi basterà collegare il cavo di tipo C nel classico slot nella parte inferiore e collegare l'altra estremità con l'altro device che volete ricaricare. Guardate, sta già iniziando a ricaricare, per cui veramente questo smartphone potete utilizzarlo anche come power bank per altri dispositivi. Per quanto riguarda il cuore pulsante vi informo che questo Tank Mini è spinto dall'affidabilissimo Mediatek Helio G99 con 2 Cortex A76 da 2,2 GHz e 6 Cortex A55 da 2 GHz. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, questo device è dotato di addirittura 256 GB, espandibili come vi dicevo durante l'intro di un ulteriore tera grazie alla micro SD. E anche per quanto riguarda la RAM siamo da top di gamma perché ha addirittura 12 GB di RAM di base, ma non è tutto perché potete addirittura raddoppiarla con la memoria virtuale cliccando su Intelligent Assistant ed espandere la memoria di ulteriori 12 arrivando così addirittura a 24 GB di RAM. Anche per quanto riguarda la sicurezza, fattore molto importante perché ormai tutti nel nostro smartphone abbiamo i nostri dati sensibili, la carta, facciamo acquisti online, per cui è sempre bene avere un cellulare ben protetto e infatti non manca assolutamente niente, è presente sia la funzione
descrizione trova il mio dispositivo che grazie al GPS potete rintracciare questo smartphone in caso di smarrimento. Gli aggiornamenti della sicurezza sono super recenti, come vedete l'ultima patch è scaricata su questo device del 5 dicembre 2023 e per quanto riguarda i sensori ci sono entrambi, c'è sia il sensore di impronte digitali che anche lo sblocco facciale. Andiamo subito a testarli, mettiamo in stand by, vediamo se lo sblocca subito, provo anche a sbloccarlo col dito al contrario e l'ha sbloccato. Adesso invece andiamo a vedere lo sblocco facciale, vediamo, mamma mia, avete visto? L'ha addirittura sbloccato con il cellulare ancora orizzontale. Riproviamo per vedere se non è stato un caso. No, addirittura, perché con altri smartphone che ho recensito lo devo almeno inclinare di 70-80 gradi. Invece guardate in questo, anche appena inclinato a 20-30 gradi l'ha già sbloccato. Un'altra caratteristica che mi ha veramente colpito di questo Tank Mini è la potenza degli speaker che sono situati nella parte posteriore. Adesso lo vado a mettere al massimo. Sentite che potenza? Avendo delle dimensioni così compatte, per quanto mi riguarda, per l'impianto audio hanno fatto veramente un ottimo lavoro e anche la qualità non è affatto male. E dopo il test dell'audio vi mostro una carrellata di foto e un video in alta definizione che ho registrato direttamente da questo smartphone. Come avete visto la qualità non è affatto male, la 100 megapixel si fa sentire, le foto di giorno sono sempre ben definite, i colori sono perfettamente naturali, di sera in presenza di poca luce un pochino la qualità diminuisce, ma è normale perché questo modello ovviamente non è dotato di night vision e per quanto riguarda i video li ho trovati molto stabili e perfettamente in linea come qualità con gli altri smartphone nella sua stessa fascia di prezzi. Vi voglio assolutamente far vedere la bellissima funzione Toolbox dove all'interno ci sono tantissime, e dico tantissime, funzioni utilissime a partire dalla bussola, guardate che bella, il mitico pendolino come quello di Maurizio Mosca che serve a indicare se la superficie è a livello oppure no, ma ce ne sono veramente tantissimi, c'è l'allarme, sia quello a flash con il LED quello piccolino, sia l'allarme acustico. Sentite che rumore? Ma non è tutto perché quelle più importanti devo ancora mostrarvele, ad esempio quello che vi dicevo durante l'introduzione, perché potete anche attivare il LED a sirena. Siete pronti? Via! Guardate che spettacolo! E tra l'altro è bellissimo perché c'è anche i rumori di sottofondo che potete anche personalizzare, sentite? In base all'incendio, allarme, anche l'ambulanza. Guardate anche il buio come illumina perfettamente. Devo dire che in caso di emergenza oppure per fare uno scherzo a un amico, questa modalità è veramente molto ma molto divertente. E se pensate che sia finita qua, vi sbagliate di grosso perché è anche dotato di fonometro, legge esattamente i decibel in base al rumore circostante. Adesso provo a non parlare e fare dei rumori. Avete visto? Per cui è anche utile per capire la rumorosità che avete o nel luogo di lavoro o magari nel vostro ambiente di registrazione prima di registrare per capire se è abbastanza insonorizzato. Potete addirittura misurare la pressione e in più potete anche personalizzare l'unità di misura. Io devo ancora capire cosa non può fare questo smartphone. E ora andiamo a testare il bombosissimo flash da campeggio, questo bestione qua. Mamma mia, guardate, mi sta accecando, non so se dalla telecamera si vede. Guardate in una stanza buia quanto riesce a illuminare. È veramente perfetto per escursioni o anche per fare lavori in garage in assenza di luce, è qualcosa di incredibile e in più è anche dotato della modalità SOS, così in caso di necessità cliccando potete attivare il segnale luminoso per richiedere aiuto. E ora siamo arrivati al pezzo forte di questo Uniers Tank Mini, ossia il bellissimo telemetro laser. Per attivarlo è molto semplice, vi basterà cliccare questa applicazione presente nell'home page e in un secondo vi dirà la distanza. Guardate, il cellulare era distante dalla mia scrivania 16 cm. Andiamo a fare un po' di misure in cucina, per esempio, ma sì, proviamo a misurare la sedia, vediamo quanto è alta, come vedete il laser sta puntando per terra, ha già fatto la misura, la sedia è alta 50 cm. Proviamo anche a misurare quanto è alto il tavolo, se non mi ricordo male, quando l'ho comprato l'IKEA dovrebbe essere 70, il laser è già puntato, 77, mi ricordavo male. E come ciliegina finale andiamo anche a misurare l'altezza dell'Xbox. Sta già misurando,
Vediamo. Allora, l'Xbox è alta 30 cm. E infine concludiamo questa recensione con il test gaming. Ho provato questo device con tantissimi giochi 3D come World of Tanks, Modern Strike e Mario Kart, e devo dire che questo MediaTek Helio G99, che ho già testato su tantissimi altri device Android, si è comportato anche in questo caso molto bene. È un processore affidabile, ovviamente non è il top di gamma per il gaming, tuttavia è più che sufficiente per avere una buona giocabilità senza lag, con caricamenti tutto sommato nella norma. E ovviamente, avendo uno schermo molto ma molto più piccolo di un normale smartphone, vi potrebbe capitare in qualche gioco frenetico di sbagliare, soprattutto se avete le dita molto grandi, la pressione di un tasto durante la partita. Per quanto riguarda il prezzo, vi informo che questo device verrà lanciato sul mercato tra i 350 e i 450 euro. Concludo come sempre il video con i pro e con i contro. Tra i pro ho inserito la fotocamera, la resistenza e le dimensioni, che sono veramente molto compatte. Tra i contro ho inserito sempre le dimensioni, perché può piacere tantissimo per chi vuole un cellulare piccolissimo, ma può essere anche un leggero impedimento per chi è abituato a utilizzare smartphone di grandi dimensioni. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati su nuovi prodotti di tecnologia. Nel salutarvi vi ricordo che in descrizione, nel primo commento, vi ho lasciato il link diretto per poter acquistare questo bellissimo Uniers Tank 1 Mini. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!